Si vedono? Sì. No, la faccia. Dammi, non lo so fare. Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi vi voglio recensire questo prodotto targato Trosmart. Ne ho fatti vari di video legati a questa azienda, li lascio tutti in descrizione, vi consiglio di andarli a vedere perché magari c'è qualche prodotto interessante. Allora, oggi recensiamo questo paio di auricolari Bluetooth wireless che mi sono piaciuti, direi. Vi illustro subito le caratteristiche tecniche, sono un po' le solite perché insomma in questo settore sono sempre le stesse, sempre le solite funzioni di gesture eccetera eccetera. E basta con tutte queste frasi di presentazione, andiamo al sodo. Chip audio Qualcomm aptX QCC3020, Bluetooth 5.0, distanza di trasmissione fino a 15 metri, frequenza compresa tra 20 e 20 kHz, microfoni con tecnologia CVC 8.0 con riduzione del rumore digitale, certificazione IPX5 impermeabile a pioggia e sudore, batteria 35 mAh per gli auricolari, 350 mAh per la custodia, garantite 24 ore con quest'ultima, 7 ore di vita se con volume pari al 50%, 4 ore invece se al 100%. Poi abbiamo naturalmente altre specifiche tecniche, ma vi ho elencato solo quelle più importanti, magari per i dettagli collegatevi al sito ufficiale che lascio in descrizione. Parliamo ora dell'unboxing. La scatola è la solita stile Trosmart come l'avete vista per l'Element T6 Plus. Sul retro poi abbiamo le principali caratteristiche. All'interno, oltre che al prodotto principale che si trova come giusto che sia in primo piano, troviamo cavetto di ricarica secondario, perché ricordo ne abbiamo un integrato nella custodia, poi lo vedremo successivamente. Comunque classico standard USB tipo C. Poggiamo un attimo gli auricolari per vedere cosa c'è più sotto, manuale di istruzioni e garanzia, anche se qui non ve la mostro. Maneggiamo subito i protagonisti di questo video, capiamo che sono adatti proprio per praticare sport, alla fine è questo il vero scopo degli auricolari wireless. Vi voglio far notare il cavetto integrato nella custodia, comodo se non vogliamo portarci dietro l'altro cavetto o al limite può servire semplicemente da riserva. Se riposte nell'alloggiamento ecco che i LED si attivano, vi mostro anche velocemente tramite questa schermata le gesture che vengono supportate dalle Spunky Beat. Allora, è il momento di dare qualche opinione. Quali caratteristiche mi hanno suscitato più interesse? Sicuramente il cavetto integrato, comodo per non portarci dietro un cavo di ricarica, così è tutto in uno. La fibbia che permette di appendere la custodia dove volete, è resistente e piacevole al tatto. Per quanto riguarda il design, non tende ad andare su una forma minimale, ma più dinamica, con questi LED e curvature da gaming. Non sono piccoli, bisogna ammetterlo, però chi è più esperto avrà sicuramente notato che la batteria è bella capiente. Dove poterla acquistare? Direi su Amazon, che le trovate a 30 euro, il link dell'inserzione lo trovate in descrizione. Se le acquistate in questo modo riceverò inoltre un piccolo compenso. Non c'è prezzo migliore per questa qualità, di meglio è difficile trovare. I prodotti Trosmart poi sono sempre garantiti, ne ho provati diversi e finora sempre soddisfatto. Bene, per questo argomento è tutto, vi consiglio di dare un'occhiata alla descrizione dove ci saranno tutte le informazioni che vi servono, oltre ai links menzionati precedentemente. Lasciate un mi piace per il supporto e fatemi sapere nei commenti se opterete all'acquisto o più semplicemente cosa ne pensate di questa tipologia di prodotti. Noi ci vediamo ad un prossimo video.